Ragazzi, buongiorno. Ma voi non fate quello che stiamo facendo noi. Ovviamente c'è anche la simpaticissima Cina. Là ci sarebbe la Spezia. Per dare assolutamente una mano. Secondo me devi in posa qui foto a gogo. Buongiorno a tutti. Pensate. Benvenuti. Grazie mille. Grazie Salata. Cinzia ha subito approfittato del particolare. Sera Leoni, la mattina un po' meno. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 13 luglio 2024, siamo dalle parti di Fornovo, siamo sparati un pezzettino di autostrada e non vi dico che traffico c'era tra Piacenza e Parma. Arrivati a Parma ci siamo tenuti bene sulla destra, pochi chilometri, Fornovo, sosta caffè e da qui si prosegue sul Passo della Cisa. Passo della Cisa troveremo sicuramente un po' di traffico vista la bella giornata, ci saranno sicuramente ciclisti e smanettoni, ma noi cercheremo di avere il nostro passo godendoci posti e paesaggi. E ovviamente c'è anche la simpaticissima Cinzia. Sul Passo della Cisa ci sarà una sorpresa. Il Passo della Cisa regala sempre ottimi spunti, ottimi scorci, l'asfalto non è sempre ottimo, ma questo da un certo punto di vista è anche un bene, perché abbiamo già incontrato diversi che probabilmente esagerano con la manovra del gas. È una strada che sicuramente invita ad andare, ma ovviamente non è una pista. Nel frattempo si è alzato un po' di vento, la temperatura è un po' scesa, da 29 gradi siamo scesi a 24 e vi devo dire che si sta decisamente bene. Sono circa le 10:30. Ragazzi, siamo quasi in cima al passo e la questione è decisamente cambiata. Guardate che nuvola, 21 gradi, la temperatura è ideale, tira anche un bel venticello, però è molto grigio qua sopra la questione. Ultimissime curve e siamo arrivati sul passo. Il traffico inevitabilmente c'è su questa strada, ciclisti e moto prettamente. Eccoci qua, Passo della Cisa, 1041 metri. Sicuramente ci sarà uno stuolo di moto perché ne abbiamo incrociate diverse, infatti. Guardate qua che assembramento a due ruote che c'è. Ecco Gio, giriamo. Riusciamo a girare senza cadere? Proviamoci. Gio mi ha fatto cenno, ma lui pensa che non l'ho riconosciuto quando già l'ho riconosciuto, Giovanni. Buongiorno Gio, ma io ti avevo già riconosciuto quando già sapevo che eri qua. Ragazzi, ripartiamo dal Passo della Cisa. Ovviamente questo qui davanti è Giovanni, poi ve lo presento. Adesso mi sembrava un po' troppo aggressiva come cosa, adesso ve lo presenterò. Passo della Cisa, lasciamo il Passo della Cisa e a questo punto facciamo fare strada a Gio. Gio è di casa qui. Gio guida questo bombardone, questo aereo rosso fiammante Ducati V4 e la temperatura, se rimanesse così, ve lo ribadisco, sarebbe proprio l'ideale. 20 gradi. Iniziamo la discesa. Ragazzi, mettetevi in posa, qui foto a gogo. Facciamo un saluto, va, che non sa mai. Tra un po' abbandoneremo il traffico e il caldo, in questo momento 31 gradi della parte bassa e inizieremo a puntare Passo del Cerreto. Avevo mandato a Giovanni WhatsApp quando stavo facendo benzina. Stavo facendo benzina, stiamo partendo a destra. Potrebbe essere alle 11, forse anche prima, Passo della Cisa. Strepitoso, asfalto nuovo in alcuni tratti come qui adesso mancano persino le strisce. Beautiful. Qui sarebbe da fare full gas, ragazzi, da solo ovviamente. Sarebbe da darglielo molto di più il gas, ma due motivi ci sono. Uno, che Cinzia si sta reggendo con la mano. Seconda, che la strada non è una pista, quindi cerchiamo di godercela alla grande. Ma vi garantisco che è tanta roba. Madonna mia, ragazzi, che roba! In più ci sono anche le bici, quindi è veramente godereccio questo passo qui, non me lo ricordavo così il Cerreto. Poi la sorpresa dell'asfalto nuovo è stato un regalo, un gift, un omaggio. Tips! Qui davanti ho la Lepre Gio.
Devo dire davvero complimenti a Giovanni, è una guida perfetta, a differenza di tanti altri che vanno invadendo a destra e a manca, lui resta nel suo, una guida molto pulita. Gio, complimenti. E si sale. Passo del Cerreto, non me lo ricordavo minimamente, è una pista a tutti gli effetti. Ragazzi, sul passo del Cerreto tanta qualità. Adesso Gio si sta preparando, da qui scendiamo e passo Pradarena. Dovrebbe essere un altro posticino, niente male, io non l'ho mai fatto. Oggi mi metto nelle mani di Gio, sicuramente ci darà soddisfazione. La discesa, ragazzi, è incredibilmente sinuosa di questo passo qui. Very 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 good, very incredible. Vi ripeto, è un serpente talmente sinuoso che se non trovate un pezzo di rettilineo è veramente impegnativa la questione. Guardate qua. Siamo oltre l'Acquafan e io adesso già l'ho visto dall'alto. Guardate qui davanti a voi che cosa c'è dopo la prossima curva, ragazzi. Adesso si sale lì. Beautiful. Giovanni, complimenti per il menù, perché il menù è veramente 5 stelle finora, tanta roba. Adesso siamo entrati in Emilia. La strada che porta sul passo non è proprio perfettissima, ogni tanto si saltella. Pensate che in alcuni tratti il limite è 30 km/h, tanto è sinuoso e tanto è stretto in alcuni punti. Eccolo qua. Qui il limite sarebbe 30 km/h. Qui moderiamo assolutamente la velocità, perché come vedete anche Giovanni rallenta, perché veramente curve cieche, ragazzi. La vista in alcuni punti lascia davvero senza fiato. No, comunque questa è la zona di Iva Zanicchi, l'aquila di Ligonchio. Infatti siamo passati di fianco a una casa, c'era un murales gigante con una montagna e un'aquila. Secondo me era proprio a simboleggiare Iva. Eccoci qua, benvenuti a Ligonchio. Siamo a 7-8 km dal passo. Indomabile 1200 sale inesorabilmente. Ragazzi, qua la salita è del 10%, tornanti non mancano e la pendenza neanche. E il 1200 qua non annaspa, va e basta. Un po' faticoso guidare qui, ve lo dico, perché la strada è abbastanza rovinatina, si salticchia. Migliore per fermarsi, dici? Allora, il valico è questo qui. Ok. Se avete bisogno di bagno o qualsiasi cosa c'è questo qui, se no c'è un paese più tardi. Passo di Pradarena, siamo a circa 1500 e vi devo dire che abbiamo pranzato su questo fantastico prato. Giovanni ci ha trovato questo, adesso vi presento Giovanni. Ci ha portato in un posto letteralmente spaziale, ragazzi. Giovanni, eccolo qua. Buongiorno a tutti, pensate benvenuti. Che con Giovanni è la seconda volta che mi vedo. La prima volta è stato più o meno un annetto fa. Un anno fa, sì. Eravamo a Castiglio di Garfagnà. Siamo conosciuti lì e da lì è nato questo rapporto di amicizia. Oggi e domani verremo scorrazzati da Giovanni. Solo per venire su è impegnativa per alcuni tratti, che si saltella, però una volta arrivati qui merita assolutamente. Adesso continuiamo. Si scende. La discesa del passo è stata abbastanza semplice, veloce e molto piacevole, vi dico la verità. Adesso siamo in località San Romano, penso che faremo una piccola sosta o quantomeno deviazione. Fortezza delle Verrucole, secondo me stiamo andando in quella direzione. L'unica cosa spiacevole in questo momento è la temperatura, che inevitabilmente è salita a oltre 30 gradi. D'altronde siamo passati da 1500 a 500 metri. La strada è molto gradevole, però adesso arrampichiamo un po'. Very 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 beautiful. Eccolo qua il castello. La strada per arrivarci è stretta, è bella in piedi in alcuni tratti, ma adesso la vediamo dall'alto. Il tour continua, stiamo entrando nel parco dell'Orecchiella. Come vedete le strade sono totalmente cambiate, strette, passo lento, abbastanza impegnativa la questione perché ci sono delle pendenze strong, ma guardate che spettacolo che è.
Si sale inesorabilmente, passo lento e deciso. È una curva dietro l'altra, ahimè coperte, ma per ora va bene così. Guardate che bella pendenza che c'è. Ogni tanto ci sono delle buche, ma ci sta, la parte del gioco, come diciamo sempre. Il paesaggio cambia immediatamente come si sale. Tanta ombra e siamo scesi a 21 gradi. Siamo tornati a 1300 metri e si sale ancora. Ho come l'impressione che stiamo puntando a un rifugio Miramonti. Non mi ha detto nulla Gio di dove si andrà, ma sotto le indicazioni danno per un rifugio, quindi secondo me sta puntando quel posto lì. La strada è molto bella, la visuale è spettacolare, il fondo non sempre bellissimo. Occhi aperti perché di tanto in tanto qualche buca si prende. Poi complice l'ombra delle piante non è semplice facile individuarlo. Come previsto siamo arrivati al rifugio Miramonti. Ragazzi, la vista neanche a dirlo che cos'è. Queste tendine qui molto graziose, abbiamo Cinzia e Giovanni Battista, guardate che meraviglia che è. Fantastico, giornata perfetta per stare qua, venticello così. Cinzia ha subito approfittato del lettino, ma si sdraierà e si prenderà un po' di sole. Giovanni Battista si sta preparando, l'altro è il mio. Salute. Siamo riusciti persino a prenderci un po' di sole. Cinzia, com'è la questione? Dai, dillo, dai. Avevi detto una roba adesso. Ti è piaciuto o no sto posto? Mi è piaciuto proprio questo posticino, sì. La deviazione e la sosta al rifugio Miramonti si è rivelato davvero estrema qualità. Siamo presi un bel po' di sole e non si è sofferto neanche il caldo. Siamo oltre 1300 con una vista incredibile. Adesso sono le 6:10 e ci avviciniamo praticamente a Castiglione di Garfagnana. Non venite da queste parti perché è molto brutta la questione. Guardate qua dove siamo adesso. Guardate qui che spettacolo che è. Centro visitatori Orecchiella. Grazie mille, grazie Salata, vado al parco dell'Orecchiella. Ecco, ragazzi, non venite qui che questo noi è tutto in grasso questa roba qua, state a casa voi. Grazie mille. Io vi condividerò il video, vi condividerò la traccia, ma voi non fate quello che stiamo facendo noi, se no poi vi abituate e andate cercando altrove quello che stiamo facendo qui. È tutto semplicemente fantastico. Adesso piano piano ci riavviciniamo a Castiglione di Garfagnana, strade senza vista stiamo facendo oggi, ritmi lenti ma tanta qualità, soprattutto tanta natura very beautiful. Nel parco dell'Orecchiella ricordatevi che ci sono anche 4-5 orsi, oltre a caprioli, lupi, cinghiali e quant'altro. La sistemazione che abbiamo è veramente molto deliziosa, immersa nel verde, un bed and breakfast estremamente rustico, particolare, molto ben curato. Come vedete c'è un silenzio pazzesco. Adesso Cina si sta finendo di fare la doccia, appena sarà pronta raggiungiamo Monica e Giovanni Battista per aperitivo, come ho capito, e poi cena. La moto al suo parcheggio, la lasciamo lì, la riprenderemo domattina. Da qui a casa di Giovanni Battista e Monica sono poche centinaia di metri, andremo a piedi. Ragazzi, buongiorno, domenica, siamo a Castiglione di Garfagnana. Ho fatto fare un bel volo al Mavic questa mattina presto. Il posto è letteralmente pazzesco, guardate qua, quello è l'uomo morto. Se vedete bene si vede la forma della testa, il naso, la pancia, le ginocchia e i piedi. Ecco qua Giovanni Battista, ci siamo armati di panini qui, abbiamo già il pranzo a bordo, aspettiamo Monica e si parte. Oggi Giovanni Battista ci porterà in giro. Gli anticipiamo qual è il menù di oggi? Buongiorno a tutti. Passo Radici, San Pellegrino in Alpe, passo di Monteperpoli, poi andremo al lago di Isola Santa, poi faremo il passo di Careggine e poi lo vedrete durante il percorso. Ragazzi, menù ricco, ma soprattutto ieri sera è stata una serata di quelle che non facevo da secoli.
stare qui a Castiglione di Garfagnana è come stare in un grande salone. Eravamo a mangiare qui dietro, nel centro, chiunque passava si sedeva, parlava. Ragazzi, abbiamo fatto le 2 di notte, meraviglioso. Sera Leoni, la mattina un po' meno. Diciamo che come risveglio muscolare Gio ha scelto una stradina niente male. Stiamo arrampicando da diversi chilometri su questa stradina, seconda e terza. Il GS già l'ho portato a 93 gradi, pendenze abbastanza impegnative, strade lente, ma very very beautiful. Sono 24 gradi, ragazzi, guardate che spettacolo. Ragazzi, questo è sasso rosso, come diceva Giovanni Battista. Guardate, i mattoni sono rossi perché qui dietro c'è una cava di marmo rosso e qui il paesino si chiama Sasso Rosso. E alla nostra sinistra qui sopra c'è il Passo delle Radici. Qui siamo sbucati al Passo delle Radici, una strada magnifica abbiamo fatto. Le curve che ho fatto in questa strada qui, ho recuperato tutto il dritto che ho fatto per andare a Caponord. Tra l'altro c'è una temperatura spettacolare, 20 gradi, e continuiamo a salire qua a quanto pare. Il GS è molto molto contento di queste curve. Senza vista, Gio, sto recuperando tutte le curve che non ho fatto per andare a Caponord. Là ci sarebbe la Spezia, se fosse più limpido si vedrebbe il mare e le Alpi marittime. Là. Sì, la Spezia da quella direzione lì, ok. Comunque molto molto bella la questione. Adesso quindi direzione San Pellegrino in Alpe. Ora qui 1 chilometro, siamo lì, dopo lì una drone. Sì, e poi lì facciamo un volo. Per l'immensa gioia di Cinzia, sì. E benvenuti a San Pellegrino in Alpe. Adesso troveremo un posticino dove parcheggiare. Abbiate fiducia. Per mettervi in descrizione la traccia GPX mi dovrò far dare assolutamente una mano da Giovan Battista, perché stiamo facendo delle stradine molto piccole, strette, passo lento. Ragazzi, se farete mai questo giro qui sappiate che metterete sotto stress la moto, i freni, le sospensioni, ma soprattutto voi stessi. Non so se è complice la temperatura, adesso siamo saliti a 26, 27, a volte 28 gradi a seconda di come saliamo e scendiamo, ma fa caldo e le strade sono molto lente. Spesso e volentieri si sale anche con una pendenza abbastanza strong. I paesaggi sicuramente sono belli, ma sappiate che non è una strada smanettone, ecco. Gio, oggi solo posti senza vista a quanto pare. Sì. Guardate qua dove siamo, eccolo qua. Qui si vede meglio l'uomo morto, vedete, quella è la testa, il naso, la pancia, ginocchia e le gambe e i piedi. E quello lì è il paese dove prima abbiamo alzato il Mavic. Qui sotto c'è Isola Santa. La via Bandelli, ragazzi, una pendenza very very strong. Eccolo qua, si prosegue, si sale. Stiamo salendo da Vagli noi. La strada qui è rovinata, si zompetta, ma soprattutto la pendenza. In alcuni tratti penso che superiamo anche il 15%. Siamo in seconda in questo momento, ma non vi nascondo che a alcuni punti la prima abbiamo rimesso, perché il passo è veramente moderato. Guardate il fondo com'è, non sempre beautiful. Siamo sopra Vagli, abbiamo raggiunto un rifugio. La strada è abbastanza impegnativa, ma guardate il contesto in cui siamo adesso, very very beautiful. Abbiamo trovato questo tavolinetto qui, ci siamo attrezzati con il nostro pranzo a bordo. Dai, che stiamo aspettando te, su, un po' di rispetto. Pranzo a bordo, buon appetito a tutti, dai, dai. Quello che avete appena visto è il lago di Gramolazzo. L'ultima volta che venne qui ero con Rock ed era pressoché asciutto. Grazie di tutto. Grazie di tutto, grazie veramente, grazie. Grazie Monica, grazie mille. Grazie. Siamo nuovamente sul Passo della Cisa finalmente, dopo esserci sparati un po' di pianura, adesso un po' di curve, ragazzi. L'aria si sta rinfrescando, dai 34 siamo passati ai 27,5 e iniziamo a salire, quindi considerate che sono circa le 17. Diciamo che la salita è estremamente gradevole perché l'aria inizia a essere un po' fresca. Saliremo con un passo allegro
ma non troppo, anche perché ci aspettiamo un po' di via vai, diciamo, sul passo, quindi cercheremo di divertirci, ma sempre con il cervello acceso. In un battito di ciglio, ragazzi, siamo arrivati sul passo della Cisa. Un po' di traffico inevitabilmente c'era, ce la siamo cavati molto bene. Adesso scappiamo da qui e faremo una sosta più in là. Ci siamo fermati poco dopo il passo, perché sul passo c'era abbastanza ressa. A questa trattoria c'è anche il bar, il fa panini e c'è i gelati. Tira un venticello estremamente tiepido, altamente gradevole. Da qui adesso scendiamo verso Fornovo e poi a Fornovo ovviamente riprenderemo l'autostrada. La Cisa regala sempre grandi emozioni, solo bisogna avere sempre la testa accesa. Eravamo in curva a 70 all'ora circa, 100 metri davanti a noi è sbucato un leprotto abbastanza grande che ci ha attraversato la strada. Ovviamente abbiamo fatto in tempo a rallentare e a permettergli di arrivare sano e salvo dall'altra parte della carreggiata. Tutti al mare sono stati questo weekend, bravissimi, tutti al mare. Siamo appena arrivati sulla A1 dalla Bretella di Parma e questa è la condizione della A1. 20,05, siamo a poche centinaia di metri da casa, più 850 km da inizio weekend. Un grazie infinito, immenso alla mamma di Giovanni Battista, a Monica e a Giovanni Battista. Siamo stati semplicemente come a casa. Veramente un weekend strepitoso, dal cibo ai posti, ma soprattutto al calore che ci avete, all'ospitalità. Speriamo di rivedervi presto, perché siamo stati decisamente belli. Ragazzi, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale e grazie. A voi non costa niente, per noi è tanta motivazione. Ciao, al prossimo video.